Conciliare vita e lavoro è sicuramente possibile e anzi penso che sia una grande opportunità perché uno è forzato a organizzare molto bene il proprio lavoro e in qualche modo anche ad abbracciare il lavoro flessibile in modo da poter conciliare al meglio la vita personale e la vita professionale. Allo stesso tempo però essere donna penso che dia una maggiore empatia, una capacità anche di guidare non soltanto il business con una grande dose di apertura, ispirazione, ma anche di empatia appunto con tutti i diversi collaboratori. Il mio consiglio per tutte le ragazze e anche per tutte le donne è quello di non tirarsi mai indietro e quindi di avere dei grandi sogni e di fare il possibile per realizzarli. Spesso le donne si osano meno un po' per paura di fallire, quindi per paura dell'insuccesso e a volte anche non hanno magari un'aspirazione così alta perché non credono che sia possibile ricoprire posizioni di grande responsabilità. In effetti oggi c'è una carenza di role model, quindi donne in posizioni senior ed è proprio per questo che è importante influenzare le ragazze giovani per dare loro l'idea che sia possibile in effetti raggiungere posizioni importanti. Credo che nel ricoprire un ruolo di leadership sia importante sicuramente la visione strategica, quindi la capacità di vedere l'insieme dell'azienda e anche avere uno sguardo sul futuro. Credo che sia molto importante la leadership delle persone, quindi la capacità di ispirare un team e di guidare le persone perché le persone abbiano voglia di raggiungere obiettivi ambiziosi e credo che sia anche molto importante avere una forte vicinanza con i clienti e i partner per poter avere una comprensione di quelle che sono le esigenze del mercato e quindi guidare l'azienda verso il successo. Io credo che questo sia legato al fatto che il lavoratore possa appunto essere in grado di esprimere il proprio potenziale e quindi possa anche avere impatto, che venga riconosciuto per essere una persona che contribuisce, quindi che venga in qualche modo accettato per quello che è, indipendentemente dal suo genere, per esempio, da qualsiasi altra caratteristica e soprattutto credo che quando ci sia un ambiente sano in cui non deve, tra virgolette, fingere di essere quello che non è. Infatti noi lavoriamo molto su 3 temi. Uno è la tecnologia abilitante per permettere un nuovo modo di lavorare, anche lo smart working. Secondo, la creazione delle condizioni per l'individuo di realizzare il proprio potenziale, di esprimere il proprio potenziale, ma terzo è creare un'organizzazione che sia il più possibile inclusiva e che quindi accetti e anzi valorizzi il fatto che ci possano essere opinioni molto diverse, personalità molto diverse e che ciascuno possa essere se stesso. Per i giovani credo che sia importante sicuramente avere competenze STEM, quindi suggerirei di intraprendere un corso di studi più orientato alle discipline scientifiche. Allo stesso tempo però credo che le soft skill siano ancora più importanti, quindi la capacità di essere imprenditivi, creativi e di collaborare in un gruppo. Penso che soprattutto però sia importante continuare a imparare e fare tante esperienze diverse, quindi magari avendo la possibilità di fare esperienze, stage e così via, quanto più possibile diverse in modo da imparare più velocemente.